Ciao amici e amiche del segno della Vergine, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di settembre. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. Insieme andremo a vedere il vostro arcano, l'energia a livello principale, poi l'amore, il lavoro e le finanze e i segni zodiacali da attenzionare. Ricordo che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese e nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. E infine in descrizione trovate i link per vedere meglio i mazzi usati nella lettura con le recensioni e i link per acquistarli. E adesso procediamo dove ci eravamo lasciati, così possiamo capire come prosegue questa energia. Voi avevate il mondo è la fase di completezza e di completamento anche di un percorso. Poi è vero, può essere magari che alcune circostanze sono giunte a conclusione, oppure noi abbiamo deciso effettivamente di lasciare andare alcune cose per come sono andate e allora di trovarci in una posizione di preparazione a un nuovo inizio. Poi può anche indicare un equilibrio, una realizzazione, una soddisfazione e accogliere qualche momento, qualche evento felice. Questa era la vostra carta, adesso andiamo a vedere come procede questa energia. Ricordo che alla fine del video trovate la carta estratta, potete fare uno screenshot, tenerla con voi, oppure meglio ancora se avete un vostro mazzo. Per raccogliere la sua energia capisco che l'energia della torre è fortissima, fortissima per tanti aspetti, non necessariamente negativa. La torre, anche questa ha a che fare con la conclusione, però fa forse anche una conclusione inaspettata, non voluta. Però cosa succede? Che alcune cose arrivano proprio al limite e alla conclusione perché stiamo tergiversando, stiamo aspettando troppo, stiamo tirando la corda sia in alcune relazioni o in alcune circostanze. Quindi la torre arriva dall'alto a dirci che è arrivato il momento giusto di chiudere. Se non lo facciamo noi, lo farà il destino stesso, chiamiamolo così, in senso lato. Indica una rottura, indica una fase di crisi o di allontanamento, a volte anche se abbiamo fatto un qualcosa non proprio di giusto e quindi subire una conseguenza. Però attenzione, perché ha anche i suoi aspetti positivi, dove possiamo far valere in parte il nostro orgoglio cercando di andare ad eliminare tutto quello che non ci serve più, tutto il superfluo, appunto tutto quello che ormai è rotto e non ci fa solo da zavorra per andare avanti. E poi ha quel messaggio positivo di accogliere un'illuminazione, un'ispirazione folgorante, un colpo di fulmine, una novità, un qualcosa che arriva talmente e così improvvisamente che è vero ci potrebbe destabilizzare all'inizio, diciamo, però potrebbe essere molto molto utile per un cambiamento importante. Questa è la vostra carta. Adesso andiamo a vedere come questa si riflette nei vari ambiti. Partiamo con le energie principali, quindi quello che vi può aiutare a capire che cosa aspettarvi da questo mese e soprattutto come gestirlo. Partire con il 5 di coppe indica o una delusione o un qualcosa che non sta funzionando e che ci porta a stare un po' in basse energie. Spesso è vero, è associato a una perdita, a una tristezza, a un rimpianto, a un dispiacere, a una mancanza, a una carenza, però ci invita alla riflessione che sul fatto, che magari è arrivato il momento giusto di porre fine a una sofferenza, a una difficoltà e quindi cercare di andare a vedere
che magari c'è qualcosa, che sta procedendo bene, quindi non tutto è perso e forse proprio perché c'è la stella ci sta dicendo di voltare il nostro sguardo verso la positività, verso la luce, verso la chiarezza e la stella è perfetta per questi propositi, perché è speranza, è ottimismo, è, guardare lontano. Ci possono essere dei propositi, dei presagi positivi, proprio come avvenimenti, una nuova ispirazione, un momento, di pace, armonia e serenità che ci dà la possibilità appunto di accendere nuovamente questa speranza, soprattutto verso, il futuro o qualcosa di importante. E poi troviamo il 6 di coppe. Anzi, secondo me, questa è proprio l'indicazione del fatto che c'è qualcosa del passato che abbiamo fatto e che ci può essere utile. Può essere anche un errore compiuto o un'esperienza, insomma, qualsiasi circostanza del nostro passato che può essere utile proprio nel presente a cercare di organizzare, pianificare il nostro futuro e soprattutto accogliere energie positive. Non a caso il 17 è proprio la carta conseguenziale al 16 della torre, quindi è vero che c'è qualcosa che non funziona, però possiamo cogliere subito l'opportunità per proiettarci verso il futuro e accogliere queste bellissime energie. E poi il 6 è anche tenerezza, bei momenti di dolcezza, forse anche incontri, sani, belli e costruttivi, anche con qualcuno del passato probabilmente. Adesso andiamo a vedere l'ambito amore. Ambito amore, partiamo con le coppie e anche le relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Vediamo che cosa vogliono dirvi. Parliamo con questo 5 di denari, spesso è associato alla mancanza, alla carenza, a qualche difficoltà, insoddisfazione, può essere per varie motivazioni. Ricordo sempre che è una stesa generica e che quindi, essendoci precarietà, forse sia a livello materiale, sia a livello anche di affettività o di attenzione, non deve spaventare effettivamente. Cioè, io credo che, visto che è una stesura generica, magari se ci sono già delle criticità da un po' di tempo o da parecchio tempo, sapete bene o male purtroppo che cosa aspettarvi e allora con il 9 di spade e la papessa c'è una, gestione, diciamo un controllo del rapporto sulle cose più importanti. È ovvio che queste vanno a rispecchiare una fase un po' difficile e un po' complessa della vostra vita sentimentale che vi porta a riflettere, a cercare di, con saggezza di affrontare certe cose, però magari anche a riflettere sul vostro futuro. Nelle situazioni più positive queste carte possono indicare una fase momentanea di difficoltà dove si deve fare attenzione proprio a gestire sia le proprie emozioni sia anche le questioni, pratiche, di non lasciarsi travolgere da alcune circostanze. L'abbiamo visto sin dall'inizio, forse la torre si riflette maggiormente nell'ambito delle relazioni e dei, sentimenti, però come diciamo abbiamo visto l'ultima parte del mese c'è maggior serenità e tranquillità. Ovviamente io mi limito ad interpretare perché magari molti di voi mi dicono: "Sì, ma a me va tutto bene", allora appunto si riferiscono ad altre situazioni, come vi dicevo, anche a livello esterno che possono portare un po' di instabilità nella coppia, però insomma bene o male riuscite a gestire queste cose. Poi per i single è vero che c'è una fase di incertezza soprattutto all'inizio, ma il 2 di spade è valutazione, è quando si presenta un dilemma. Allora è qui che, magari abbiamo più scelte a disposizione o c'è un dilemma se lasciare andare alcune cose per avanzare, per, procedere.
quindi può avere molteplici significati. Dipende se magari ci sono già più due, diciamo, o più persone alle quali siete interessati, e allora il dilemma è questo. Se si tratta appunto di lasciare il passato e la paura di mettersi in gioco, diciamo che il destino farà per voi, anche se voi non lo volete, effettivamente, visto che si riflette la stessa energia della torre e visto che c'è anche la presenza del cavaliere di spade, vuol dire che qualcosa arriverà improvvisamente e inaspettatamente. Può essere l'arrivo di una nuova conoscenza, quindi anche diciamo di una persona che non vi aspettate, forse si è comportata in modo diverso precedentemente e che quindi questa volta ci può essere un cambiamento, una svolta decisiva. E qui la torre è quello che vi dicevo sin dall'inizio, perché ha quell'aspetto positivo di evento improvviso, ma anche di un'attrazione, di un coinvolgimento talmente forte e può essere anche un colpo di fulmine. Vediamo adesso la parte più pratica del lavoro e delle finanze. Procediamo in questo ambito. Ovviamente partiamo proprio con chi ha lavoro, chi ha dei progetti, poi effettivamente vediamo chi è alla ricerca, chi anche vuole fare dei cambiamenti importanti. Il 3 di bastoni, poi troviamo la regina di denari e l'asso di coppe, energie importanti per portarsi gradualmente verso un nuovo inizio. Il 3 di bastoni è la progressione, è l'esplorazione, ci permette di valutare un qualcosa o nell'attesa che arrivino delle risposte o dei cambiamenti che stiamo aspettando, oppure proprio di valutare alcune idee di come e quando metterle in pratica. Probabilmente arriverà o l'opportunità giusta proprio verso la fine del mese, quindi arriva sicurezza, concretezza, buona gestione con la regina di denari che ci parla di riuscire non solo a gestire le nostre stesse energie, a proteggere le nostre finanze, quello che stiamo portando avanti, ma anche la sicurezza di procedere nel verso giusto, nel modo giusto. Quindi, essendo delle carte abbastanza positive, probabilmente è qui che si riflette quel qualcosa di diverso, di inaspettato della torre, ma nell'accezione positiva, perché l'asso di coppe è un nuovo inizio, è anche un rinnovato entusiasmo, trasporto, opportunità da cogliere, può essere una nuova fonte di guadagno o un'intuizione, un'ispirazione che vi sarà utilissima per risolvere alcune cose. E poi vediamo per chi è alla ricerca, diciamo che c'è una fase di cambiamento, un po' in modo lento però costante. La temperanza ci fa capire che è vero che serve pazienza, serve prudenza e rigenerare le nostre energie, anche ricaricarci un po', però non dobbiamo tergiversare eccessivamente, perché altrimenti rischiamo di rimanere, bloccati sia da circostanze esterne oppure dall'opportunità di sovraccaricarci eccessivamente di alcune cose. Quindi meglio sin da subito cercare immediatamente di riequilibrare, di adattarci, di trovare questa forza, questa energia e di essere abbastanza elastici, perché il 10 di bastoni e il 10 di spade indicano, è vero, una fase conclusiva. Allora, se state cercando prima di mettervi in modo sereno, tranquillo nella vostra ricerca, di andare a concludere delle incombenze, delle situazioni che avete in questo periodo, allora fate benissimo. La temperanza vi aiuterà in questo, però la parte più impegnativa è proprio al centro del mese. Se invece, come vi dicevo, c'è preoccupazione, c'è tensione, potreste rischiare di sovraccaricarvi di queste energie non tanto positive e allora ecco che prima di tutto ci si deve portare verso questa conclusione.
e di, magari lasciare andare quello che non funziona, perché effettivamente qui può riflettersi quella parte della torre di quando si aspetta, si va a tergiversare, si porta avanti magari una ricerca sempre nello stesso modo, nelle stesse modalità, cioè modalità nel senso di luoghi, di posti, forse qualche cambiamento, qualcosa di diverso dal solito potrebbe farvi evitare qualche delusione o appunto di trovarvi in situazioni che non vi porteranno, dei risultati. E adesso vediamo cosa vogliono dirvi come ultima parte, cioè i segni zodiacali da attenzionare. Il primo abbiamo Plutone, che si riferisce ai pesci, poi troviamo il Sole, che si riferisce al Leone, e poi il Capricorno. Essendo un oracolo astrologico, ci fa capire che nelle relazioni dobbiamo fare attenzione ad alcune cose, soprattutto alla trasformazione. E quindi o pensiamo di lasciare andare, di liberarci di ossessioni, impulsi, diciamo per conto nostro, o anche di situazioni e relazioni che sono, tossiche per noi, o, cerchiamo veramente di fare un cambiamento, di, trasformare queste relazioni. Ovviamente non dipende mai esclusivamente da noi, però potrebbe esserci qualche indizio interessante di, seguire la luce, di concentrarvi su voi stessi, di intensificare l'autostima, di non frequentare o di non stare con persone che, abbassano appunto la vostra autostima, che, vi bloccano nelle vostre, aspettative, sogni, ambizioni. Infatti il Sole invece fa emergere i nostri pregi, ci fa esprimere al massimo, aver forza, coraggio e seguire, raggiungere, i nostri, traguardi. Quindi sono queste persone che effettivamente possono aiutarci, sia qualcuno che già conosciamo e invece potrebbe esserci anche qualche nuova conoscenza. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di settembre. Ciao!